Gli arcade sono stati per circa 30 anni il vero punto di riferimento per gli appassionati, per buona parte degli appassionati e anche per il mercato dei videogiochi. Ma quali sono stati gli arcade più venduti? E questa è proprio la domanda a cui cercherò di rispondere in questa prima puntata di questa nuova rubrica del mio canale YouTube che ho deciso di chiamare Top Games. Benvenuti o ben ritrovati da Emanuele su Nobu4Games. Essendo questo un episodio pilota, lasciate che mi prenda del tempo per raccontarvi brevemente qual è l'idea di fondo. Ho deciso infatti per alcune delle piattaforme da gaming più importanti nella storia dei videogiochi di fare un trittico di video, in questo caso in questi primi 3 video saranno dedicati appunto agli arcade, in cui vi parlerò nel primo quali sono state le opere più vendute, quindi oggi vedremo quali sono stati gli arcade più venduti. Attenzione però, il fatto che siano stati più venduti non significa necessariamente che si tratti anche dei giochi che hanno incassato di più. A questo seguirà anche un video in cui vi parlerò degli arcade più premiati, più citati dalla stampa specializzata e in generale dalla critica, e poi seguirà un terzo video in cui semplicemente vi racconterò quali sono i miei arcade preferiti basandomi totalmente sul mio gusto personale. Devo dire però un'ultima cosa: vi confesso che per stendere questa, chiamiamola classifica, ho trovato più difficoltà di quanto non avessi ipotizzato. Questo perché ovviamente da un lato si tratta di un arco di tempo piuttosto ampio, come già detto circa 30 anni, ma poi anche perché quando si tratta di retro game molto spesso, soprattutto per quanto riguarda il primo ventennio, tante cose sono tramandate non tanto da documentazione ufficiale quanto dal ricordo degli appassionati. E quindi quando si entra in questo genere di cose non è sempre facile capire che cosa è attendibile e che cosa no. E infatti in questi video, un po' come ho fatto anche per la serie dedicata alla storia dei videogiochi, che è anche la più vista sul mio canale YouTube, anche in questi episodi dirò apertamente quali sono state le fonti, tra l'altro le trovate citate in descrizione, e dirò anche laddove ho trovato delle discrepanze. Vi anticipo subito perché per questa puntata, per quanto riguarda la vetta della classifica, ho visto che c'è, unanimità di opinioni, mentre invece per quanto riguarda altre posizioni ho trovato alcune discrepanze, ma tra poco vedremo. Direi che adesso possiamo cominciare. Posizione numero 20 per Dig Dug, un videogioco del 1982 pubblicato da Namco. Devo ammettere che alcuni giochi di questa lista non li conosco molto bene perché io ho iniziato a frequentare l'ambiente arcade soltanto verso l'inizio degli anni 90, quindi sicuramente Dig Dug ricordo di averlo giocato perché a un certo punto negli anni 90 arrivarono gli emulatori. Io non avevo il computer ma alcuni amici sì, quindi apriti cielo. Però ricordo che si tratta comunque di un gioco abbastanza divertente da giocare tra l'altro anche al giorno d'oggi, dove ci si muove in questi livelli, dove si può andare in tutte le direzioni, scavare delle gallerie per da un lato gonfiare i nemici o per cercare di fargli cadere delle rocce in testa. E una delle cose interessanti da far notare di quest'opera è il fatto che non si basava tanto sui riflessi quanto
sulla pianificazione da compiere nei vari livelli. Dig Dug sembra aver piazzato circa 22.000 unità, certamente una cifra che oggi non fa di certo gridare al miracolo, però ovviamente dobbiamo cercare di ritornare con la mente a quel periodo e renderci conto che comunque i cabinati arcade avevano un costo non indifferente, soprattutto quelli di quel periodo, per chi gestiva una sala giochi, e quindi queste 22.000 unità vendute gli bastano per guadagnarsi la 20ª posizione di questa classifica. Con circa 23.000 unità vendute, in 19ª posizione troviamo un altro gioco del 1982 pubblicato però dalla Williams Electronics. In questo caso vi sto parlando di Robotron 2084. Se non vado errato, credo che Robotron 2084 sia l'unico videogioco di questa lista di cui non ho dei ricordi da condividere, ma comunque poco importa dato le finalità di questa classifica. È comunque un gioco che ha avuto un grande successo soprattutto negli Stati Uniti d'America ed è il gioco che non ha inventato ma che ha reso popolare la meccanica dei twin stick shooter, quindi nella plancia di gioco non si trovavano dei tasti da premere ma c'erano semplicemente due cloche da impugnare. In Robotron ci si ritrovava in queste arene dove bisognava sconfiggere i nemici e poi anche salvare delle persone, anche se a dirla tutta il fatto di salvare gli umani serviva soltanto per incrementare il punteggio. Al 18° posto troviamo Mortal Kombat, pubblicato nel 1992 dalla Midway. Mortal Kombat credo che non abbia bisogno di presentazioni e confesso anche che mi aspettavo di trovarlo un po' più in là nella classifica, perché si tratta di un gioco che ha fatto tantissimo parlare di sé, a volte anche per i motivi sbagliati. A tal proposito vi ricordo che se è la prima volta che capitate sul mio canale YouTube, Mortal Kombat è stato anche protagonista di una puntata di videogiochi da ricordare, un'altra mia serie di cui trovate la playlist sul canale. Mortal Kombat è diventato famoso perché è stata quell'opera che insieme ad altre come ad esempio Doom ha fatto nascere l'esigenza di creare un sistema di classificazione per i videogiochi, come ad esempio qui da noi in Europa il PEGI, ma è anche famoso perché è stato un picchiaduro che all'epoca, io lo ricordo ancora molto bene, in sala giochi faceva quasi gridare al miracolo le persone perché aveva una grafica che per l'epoca era proprio fotorealistica. Anzi, vi dirò di più, per quanto mi riguarda il primo Mortal Kombat resta sotto certi punti di vista ancora il mio preferito, perché per quanto riguarda diciamo il lato più artistico, nonostante poi gli episodi successivi abbiano migliorato il combat system, la grafica eccetera eccetera, però proprio da un punto di vista estetico è ancora il mio preferito. Mi piace proprio come ha saputo abbinare il fascino delle arti marziali alla bellezza di certi ambienti, di certi paesaggi dell'Antico Oriente e anche al fascino quasi magico di certi luoghi della Cina o appunto dell'Oriente in generale. Quindi Mortal Kombat, posizione numero 18. Con qualche unità in più, con circa 24.500 unità piazzate, in 17ª posizione troviamo Pole Position, un altro gioco di Namco del 1982. Vi ricordate quando vi dicevo che ho trovato diverse fonti che non sempre concordano? Ecco, Pole Position è proprio un esempio lampante. Ci sono infatti delle fonti che riportano circa 21.000 unità piazzate, però soltanto negli Stati Uniti, senza poi precisare quante ne hanno vendute nel resto del mondo. Quindi in realtà, seguendo questa ipotesi, Pole Position avrebbe potuto vendere anche molto di più delle 24.500 unità che gli hanno valso questa posizione.
Tuttavia si tratta di un grande successo per quel periodo. È stato anche uno dei primi cabinati ad avere diverse versioni. C'era infatti una versione classica dove si stava in piedi e si impugnava un volante, ma poi c'era anche, ad esempio, un vero e proprio abitacolo con tutto il tetto, il sedile, i pedali, eccetera, eccetera. Pole Position, oltre a essere stato un grande successo dei primi anni 80, è stato anche un precursore per tanti altri giochi arcade di guida che sono diventati iconici negli anni 80 e anche negli anni 90, e quindi direi che entra di diritto in questa classifica. La posizione numero 16 di questa classifica è occupata da 3 videogiochi, perché sembrerebbe che ciascuno di essi abbia venduto circa 25.000 unità. A cominciare da Beatmania, pubblicato da Konami nel 1997. Ora immagino che alcuni appassionati possano non sentirsi a proprio agio nel veder comparire giochi come Beatmania, quindi giochi un po' più casuali, in una classifica di questo tipo, perché sono sicuro che persone come me, che hanno potuto vivere il mondo delle sale giochi negli anni, in particolare negli anni 80 e 90, ricordino quegli ambienti come quasi dei templi, ok? Dove ci si ritrovava tra appassionati, tra gente che si informava anche dei videogiochi. E invece, appunto, Beatmania è stata una categoria di videogiochi a parte che si è avvicinata appunto a un pubblico più casuale. Però comunque bisogna anche rendere onore al merito. C'è da dire che i giochi ritmici sono stati quei videogiochi che hanno permesso alle sale arcade di andare avanti ancora per un certo periodo. Anzi, io ricordo che neanche fin troppo tempo fa, quando andavo nei cinema multisala piuttosto che non nei centri commerciali e c'erano dei giochi arcade, nel 90% dei casi erano tutti giochi ritmici, di cui Beatmania. Ora, io non conosco molto bene questo genere, però credo che sia stato, se non il capostipite, uno dei capostipiti, e quindi bisogna rendergli omaggio. Sempre in 16ª posizione, quindi sempre 25.000 unità vendute, troviamo Q*bert, invece un grande classico degli anni 80, del 1982, pubblicato da una software house di cui non so esattamente come si pronuncia il nome, Gottlieb. Si tratta di uno dei videogiochi per l'epoca con i personaggi più bizzarri in assoluto, una sorta di sfera con occhi, gambe e una specie di proboscide. L'obiettivo era saltare sulla faccia superiore di ogni cubo che componeva una piramide per rendere tutte queste facce dello stesso colore. Poi, una volta che all'inizio il gioco era abbastanza semplice, poi man mano che ci si inoltrava con livelli venivano introdotte delle difficoltà maggiori, come ad esempio dei nemici, oppure il fatto di dover saltare sulla stessa faccia per più volte per cercare di uniformarne il colore. Tuttavia, come già detto, Q*bert è stato uno dei videogiochi più importanti dell'epoca, che si trova in 16ª posizione. Posizione numero 16 anche per il gioco delle Tartarughe Ninja, pubblicato da Konami nel 1989. E che dire di questo picchiaduro a scorrimento uscito nel periodo di massima notorietà delle tartarughe? Ora, io non sono un appassionato di fumetti, però se non ricordo male le Tartarughe Ninja erano comparse negli Stati Uniti tra l'83 e l'84, ma hanno avuto il periodo di maggior successo proprio verso la fine degli anni 80 con la pubblicazione della serie animata e anche dei film. E ovviamente anche il mondo dei videogiochi non poteva esimersi dal proporre qualcosa con protagonisti questi personaggi così tanto importanti per la cultura pop di quel periodo. E per quanto riguarda questo videogioco, lo ricordo molto bene, era decisamente molto bello dal punto di vista grafico, con personaggi molto ben animati,
bellissimi fondali, bellissime animazioni, e poi c'era anche la particolarità che si poteva giocare fino in 4 contemporaneamente. Ovviamente, essendo stata un'opera di grande richiamo, questo videogioco delle Tartarughe Ninja ha visto anche tantissimi porting, e quello più famoso e forse anche quello più miracoloso, considerate le capacità tecniche della console di riferimento, è stato quello pubblicato sul Nintendo. E ovviamente poi da qui sono partiti tutta una serie di altri videogiochi dedicati alle Tartarughe Ninja che hanno avuto un grandissimo successo. Oggi fortunatamente questo grande gioco arcade è stato recentemente ripubblicato anche nella Kawabonga Collection, quindi se qualcuno lo volesse recuperare è possibile farlo molto facilmente. 27.000 unità vendute garantiscono a Mortal Kombat 2 la 15ª posizione. Pubblicato da Midway appena un anno dopo l'originale Mortal Kombat, quindi nel 1993, Mortal Kombat 2 ha spostato le battaglie non più sulla Terra, ma su un regno mistico, l'Otherworld. Mortal Kombat 2 dagli estimatori di questa serie viene considerato uno dei migliori episodi, soprattutto tra quelli pubblicati negli anni 90 e nei primi anni 2000. E che cosa posso dire? Da un punto di vista estetico ribadisco quello che ho detto prima, personalmente resto molto più affascinato dalle atmosfere, dal carisma diciamo del primo episodio. Però è innegabile il fatto che Mortal Kombat 2 abbia migliorato l'esperienza sotto tutti i punti di vista, da un punto di vista grafico, da un punto di vista del gameplay, con l'introduzione di nuove mosse, nuove tecniche, nuove anche fatality, e poi anche non soltanto delle mosse finali, ma anche le cosiddette friendship, quindi che ti permettevano non di eliminare l'avversario, ma di cercare di diventarne amico facendogli un regalo. Quindi 27.000 unità vendute, posizione numero 15, Mortal Kombat 2. Con 29.000 unità piazzate, la posizione numero 14 è occupata da Tempest, un gioco di Atari del 1981. Tra i videogiochi di questa lista credo che Tempest sia uno di quelli che sente maggiormente il peso degli anni, soprattutto appunto se si prova a rigiocarlo al giorno d'oggi. Però per l'epoca è stato un gioco veramente molto innovativo, era una sorta di shooter con la visuale in prima persona, dal cui centro, che fungeva da punto di fuga, ci venivano incontro tutte le varie navicelle che dovevamo evitare o sconfiggere. E come vi dicevo, la visuale di quel tipo per l'epoca era davvero qualcosa di eccezionale. La posizione numero 13 ci offre un'altra serie di pari merito, a cominciare da Virtua Fighter 3, pubblicato da Sega nel 1996. Virtua Fighter 3 sembrerebbe aver venduto circa 30.000 unità. Uso il condizionale perché questo è un altro di quei casi in cui non l'ho visto sempre citato in questo genere di classifiche. Nel caso qualcuno non lo sapesse, quella di Virtua Fighter è considerata la serie di picchiaduro ad incontri più tecnica in assoluto. Virtua Fighter 3, o comunque tutta la saga di Virtua Fighter, è particolarmente apprezzata in Giappone, e per quanto riguarda Virtua Fighter 3, come spesso accade, circolano tutta una serie di leggende che non si sa se sono vere oppure no. Comunque sia, c'è chi dice che all'epoca, prima di pubblicare il gioco, Sega decise di fare una sorta di beta test in una famosa sala giochi di Tokyo, e si dice che alcune persone fecero delle code addirittura tra i 6 o 8 ore per poter fare una singola partita a Virtua Fighter 3. Ancora 13ª posizione, ancora 30.000 unità vendute per Karate Champ, un gioco della Data East del 1984. Karate Champ è famoso per essere uno dei primi picchiaduro ad incontri. È un gioco abbastanza tecnico e con animazioni eccezionali per l'epoca, molto belle da vedere anche al giorno d'oggi.
e la particolarità era che nonostante i limiti tecnici, il gioco prevedeva la possibilità di sfoggiare diverse tecniche di calcio e di pugno. Anche Mr. Do, pubblicato nel 1982 dalla Universal, occupa la 13ª posizione. Anche se in questo caso c'è da dire che alcune fonti riportano che avrebbe venduto anche di più, quindi secondo alcuni meriterebbe di stare un pochettino più in alto nella classifica. Mr. Do può essere visto come una sorta di evoluzione di Dig Dug, il primo videogioco che abbiamo accennato all'inizio della puntata. Il protagonista in questo caso però è un clown che deve scappare dai mostri e per superare i livelli bisogna o sconfiggere tutti i nemici oppure raccogliere tutte le ciliegie. Restiamo ancora in 13ª posizione per parlare di Final Fight, un classico del 1989 pubblicato da Capcom, di cui anche in questo caso trovate una puntata nella serie Videogiochi da ricordare. Per questo motivo non mi dilungherò più di tanto. Comunque sia, Final Fight è un altro di quei videogiochi che non ho visto citato in tutte le fonti che ho consultato. Comunque sia, si tratta di un importante picchiaduro a scorrimento, uno dei più iconici del periodo, che doveva essere inizialmente il vero seguito di Street Fighter, ma che poi Capcom ha deciso di trasformare in uno dei giochi più iconici, più rappresentativi della cultura pop di quel periodo. Anche Nintendo entra finalmente in questa classifica con Donkey Kong Jr., sempre nella 13ª posizione, pubblicato nel 1982. Donkey Kong Jr. è famoso non soltanto per essere il seguito di uno degli arcade più importanti di Nintendo, forse il più importante, ma è noto anche perché questa volta Mario, la mascotte della grande N, è il cattivo della situazione. Così come il capostipite, anche questo seguito è composto da 4 livelli, ciascuno con dinamiche di gameplay differenti. L'ultima opera di questa 13ª posizione è un altro grande classico degli anni 80, ovvero Outrun, pubblicato da Sega nel 1986. Potremmo dire che Outrun ha preso la formula di Pole Position e l'ha migliorata all'ennesima potenza, con una grafica veramente spaccamascella per il periodo e un cabinato con le fattezze un po' della testa rossa che catturava l'attenzione in ogni sala giochi. Outrun ti permetteva di guidare una Ferrari in luoghi bellissimi, in spiagge, in strade con di fianco le montagne oppure con i boschi, e aveva questo bellissimo effetto di velocità che ancora oggi è molto piacevole da vedere. Outrun ha saputo condensare molto bene in un videogioco un'altra parte dell'immaginario tipico di quel periodo, con le auto da corsa, le spiagge, il sole, l'autoradio. Comunque anche quest'opera è stata protagonista di una puntata di videogiochi da ricordare, quindi se volete saperne di più vi rimando a quel video. In 12ª posizione troviamo Tekken 3, un altro picchiaduro di incontri, questa volta del 1997, pubblicato da Namco. Con le sue 35.000 unità vendute, Tekken 3 è stato uno dei videogiochi più gettonati di quell'anno. Credo che però sia molto più conosciuta la sua versione per PlayStation 1, che secondo me ha dato il via un po' al declino, per così dire, delle sale giochi, perché comunque si cominciava a intravedere che di lì a poco le console avrebbero potuto offrire a casa la stessa esperienza che si viveva in una sala giochi. Da un punto di vista grafico, infatti, le due versioni erano molto simili. La versione per arcade era ancora un passo avanti, aveva anche degli sfondi in 3D, mentre invece la versione per PlayStation 1 aveva gli sfondi in 2 dimensioni. Credo che Tekken 3 abbia sicuramente portato in avanti la serie da un punto di vista di gameplay, ma io lo ricordo soprattutto perché secondo me ha fatto fare un ulteriore passo in avanti alla grafica poligonale, che finalmente mostrava
delle figure, dei personaggi non più tanto spigolosi, ma con delle fattezze molto più simili alla realtà. Nella posizione numero 11 con 38.000 unità troviamo Hyper Olympics, pubblicato nel 1983 dalla Konami, che è meglio conosciuto da noi con il nome di Track and Field, e sono abbastanza sicuro che chi ha vissuto l'epoca dei videogiochi negli anni 80 e 90 probabilmente ricorda quegli atleti con quei baffoni che erano protagonisti di questo videogioco. Tuttavia, credo che la notorietà per questo videogioco sia arrivata soltanto qualche mese più tardi, quando ho letto che nell'84 è riuscito a ricevere la licenza ufficiale per i Giochi Olimpici che si sono svolti a Los Angeles. Comunque sia, questo videogioco era abbastanza piccolo, non riusciva a comprendere tutte le discipline olimpiche, ce n'erano soltanto 6, vale a dire i 100 metri, il salto in lungo, il giavellotto, gli ostacoli, il lancio del martello e il salto in alto. Arriviamo finalmente nella top 10 e anche in questo caso abbiamo un trittico di videogiochi che sembrerebbero aver venduto ciascuno circa 40.000 unità. Il primo che vorrei citare è Virtua Fighter, pubblicato da Sega nel 1993. Dato che abbiamo già parlato del terzo capitolo poco fa, qui non vorrei spendere molte altre parole, perché comunque Virtua Fighter, ripeto, è una serie molto amata soprattutto in Giappone ed è considerata la saga di picchiaduro di incontri più tecnica in assoluto. Virtua Fighter è stato uno dei primi videogiochi della serie Virtua, poi ci sono stati vari Virtua Racing, Virtua Tennis, eccetera, che sono stati capaci di far vedere in sala giochi cosa sapeva fare la grafica poligonale. Virtua Fighter ha inoltre il merito di essersi distinto dagli altri picchiaduro dell'epoca, che invece proponevano a livello di combat system delle onde energetiche e cose di questo tipo. Virtua Fighter invece aveva deciso di scegliere per i propri combattenti degli stili di lotta estremamente realistici, quindi viene ricordato come un picchiaduro sì tecnico ma anche molto realistico. Non sono stupito di vedere in questa classifica, tra l'altro nella stessa posizione, anche il seguito di Virtua Fighter, ovvero Virtua Fighter 2, pubblicato sempre da Sega un anno dopo, nel 94. Qui le migliorie direi che sono soprattutto a livello grafico, basta guardare le immagini per vedere che finalmente abbiamo un gioco con delle bellissime texture, effetti di luce e tanto altro. Così come il primo capitolo, anche il secondo episodio era stato trasposto su Sega Saturn, che era la console di punta a 32 bit della grande S di quel periodo, mentre la trasposizione del primo Virtua Fighter non era stata questo granché, invece con Virtua Fighter 2 gli sviluppatori erano riusciti a spremere molto bene le potenzialità della console. L'ultimo videogioco di questa trilogia della 10ª posizione è, guarda caso, invece il rivale di Virtua Fighter, ovvero Tekken, in questo caso con il suo secondo capitolo, quindi Tekken 2, posizione numero 10, 40.000 unità vendute, pubblicato da Namco nel 1995. Sono abbastanza stupito di vedere Tekken 2 in una posizione superiore rispetto al suo successore, ovvero Tekken 3, perché Tekken 3 ha superato Tekken 2 sotto tanti punti di vista, da un punto di vista grafico soprattutto, però devo dire che sono anche sotto certi punti di vista più sollevato, perché Tekken 2 lo ricordo con maggiore affetto e devo anche dire che quel suo aspetto ancora un po' spigoloso, ma non così tanto, mi piace ancora parecchio. Posizione numero 9 per un gioco del 1979, che per adesso è l'opera più vecchia tra quelle che ho citato in questa classifica, ovvero Galaxian, pubblicato da Namco. Devo però fare una precisazione, perché ci sono delle fonti che invece dicono che Galaxian ha venduto 40.000 unità
quindi secondo queste voci sarebbe nella posizione precedente. Comunque sono più propenso a credere che ne abbia vendute di più. Per questo motivo questo classico sparatutto occupa la posizione numero 9. Io lo ricordo molto bene, è un gioco che mi piace ancora oggi, ogni tanto mi capita di giocarci e mi piace questa struttura con la nostra navicella che si muove nel lato inferiore dello schermo a destra e a sinistra e invece i nemici che ci piovono dall'altro compiendo diverse evoluzioni. Quindi diciamo che posizione numero 9, Galaxian, un videogioco, uno sparatutto che sa ancora divertire al giorno d'oggi. In ottava posizione troviamo Centipede, un gioco del 1981 pubblicato da Atari, che è famoso non soltanto per essere un gioco di grande successo, ma anche perché è una delle prime opere videoludiche ad essere stata creata quasi interamente da una donna, tale Donna Bailey, non so se ho pronunciato correttamente il suo nome. È un videogioco che ricorda un po' alla lunga Space Invaders, infatti gli stessi sviluppatori hanno detto di essersi ispirati a questo grande classico e aveva come particolarità il fatto che non si giocava impugnando un joystick, ma c'era la trackball che permetteva quindi di spostarsi con movimenti molto più fluidi e per certi aspetti anche molto più precisi. Un altro dei creatori di Centipede è stato Eugene Jarvis, che non a caso occupa la posizione successiva, la settima, con un'opera pubblicata nel 1981 dalla Williams Electronics, ovvero il famosissimo Defender. Defender pare aver distribuito circa 60.000 unità nel mondo, ma anche in questo caso ho trovato qualche differenza nelle fonti, c'è infatti chi sostiene che ne abbia vendute di più. Comunque Defender è un gioco importante per il panorama degli sparatutto, perché prima di lui questi videogiochi tendevano ad avere un gameplay che funzionava dall'alto verso il basso, mentre invece Defender ha proposto lo scrolling orizzontale, con tra l'altro un gameplay molto articolato perché non bisognava semplicemente combattere contro i nemici, ma bisognava anche ad esempio salvare e recuperare degli ostaggi umani e fare molta attenzione anche a una certa componente strategica. Comunque Defender è un altro dei videogiochi protagonisti della serie videogiochi da ricordare, quindi siccome anche altri videogame che citerò tra poco in questa lista hanno il loro episodio dedicato, per non continuare a ripetermi facciamo che nella descrizione aggiungo tutti i link di questi episodi. Tra l'altro questi link li manterrò aggiornati anche nel tempo, quindi se guarderete questa classifica tra un anno troverete comunque la descrizione corretta. Facciamo un salto in avanti importante per quanto riguarda le unità vendute, passiamo con Defender da 60.000 nella settima posizione alla sesta con ben 100.000 unità vendute per Asteroids, pubblicato da Atari nel 1979. Asteroids è uno di quei videogiochi che secondo me al giorno d'oggi non ha più l'appetibilità di un tempo, ma chiaramente all'epoca è stato qualcosa di assolutamente eccezionale. Vuoi prima di tutto per la grafica a vettori che permetteva una fluidità di movimento incredibile per il periodo, e poi anche per questa sua caratteristica di gameplay che ci faceva guidare questa astronave che doveva, come suggerisce il titolo dell'opera, destreggiarsi tra i vari asteroidi che gli venivano incontro. Oltre al campo di asteroidi, occasionalmente il videogioco ci mandava incontro anche dei dischi volanti. L'obiettivo era quello di sopravvivere ovviamente il più a lungo possibile, cercando di distruggere gli asteroidi e di evitare qualunque collisione anche con le altre navicelle spaziali. Le 125.000 unità vendute garantiscono a Miss Pac-Man la posizione numero 5 in questa classifica. Miss Pac-Man è stato pubblicato nel 1982 dalla General Computer Corporation.
Chiaramente Miss Pac-Man è un gioco e anche un personaggio che è stato creato per cavalcare la scia dell'opera originale. Miss Pac-Man in questo caso è la protagonista che deve salvare il suo compagno Pac-Man. I labirinti in questo caso hanno 4 forme differenti e ci sono anche alcuni frutti che si spostano nel corso del livello. L'intelligenza artificiale, quindi il comportamento dei fantasmi, non è cambiato rispetto al gioco precedente, ma comunque il brand Pac-Man all'epoca era talmente forte da garantire il successo anche di questo videogioco. Nella quarta posizione troviamo un altro grandissimo classico, ovvero Donkey Kong, pubblicato da Nintendo nel 1981. Donkey Kong ha venduto circa 132.000 unità ed è famoso ovviamente anche perché il protagonista di quest'opera è Mario, che all'epoca non era ancora Super Mario ma si chiamava semplicemente Jumpman. Donkey Kong è un gioco che si compone di 4 livelli e l'eroe deve superare tutta una serie di ostacoli per salire verso l'alto e andare a salvare la sua bella rapita da un grande gorillone. Sicuramente è difficile non notare le analogie con un classico del cinema, ovvero King Kong, e in effetti la storia dei videogiochi ci ricorda che all'epoca la Universal Studios, che deteneva i diritti di King Kong, aveva citato proprio la Nintendo, che avrebbe in questo caso copiato un po' troppo l'opera cinematografica. Comunque sia, a quanto si dice, Nintendo ha avuto la meglio e tra l'altro l'avvocato che ha risollevato le sorti della grande N si chiamava Kirby e Nintendo ha quindi poi in seguito creato un personaggio diventato famoso prendendo proprio il nome da questo avvocato. Per quanto riguarda la quarta posizione c'è da aggiungere un asterisco. Infatti probabilmente avrete notato che in questa classifica non sono entrati dei videogiochi pubblicati su Neo Geo, in particolare proprio sui sistemi arcade. Non mi so spiegare il motivo, ma non li ho visti citati praticamente quasi da nessuna parte. L'unico sito in questo caso che propone una lista degli arcade più venduti e che mette in quarta posizione un gioco della SNK con circa 150.000 unità vendute è Wikipedia, che però, ripeto, essendo stata l'unica fonte che ha messo un gioco di questa realtà nella classifica, non capisco effettivamente quanto possa considerare realistico questo dato. Forse perché, come magari probabilmente molti appassionati sanno, Neo Geo aveva introdotto un sistema di vendita anche degli arcade su cartucce molto particolari, quindi magari non è così facile comprendere quanto abbiano effettivamente venduto, però io diciamo che riporto questo dato per dovere di cronaca. Quindi mettiamo un asterisco e mettiamo nella quarta posizione anche King of Fighters 97 della SNK. Tra l'altro anche qui altra stranezza, perché proprio King of Fighters 97? Io so che comunque dagli estimatori di questa saga molti considerano il 98 l'episodio migliore, però prendiamo questo dato per quello che è. Arriviamo sul podio e la medaglia di bronzo se la aggiudica con 225.000 unità piazzate Street Fighter 2, pubblicato da Capcom nel 1991. Anche in questo caso, per dovere di cronaca, bisogna però specificare che ci sono fonti che nuovamente fanno un po' di distinzione. Alcune infatti specificano che le unità vendute comprendono le diverse versioni del gioco. Infatti sappiamo che Street Fighter 2 è uscito nella sua prima versione nel 91 con The World Warrior e poi in seguito sono arrivati la Champion Edition, la versione Turbo, eccetera eccetera. Per quanto riguarda le vendite delle singole versioni si apre un mare magnum perché non tutte le fonti concordano,
quindi comunque diciamo che in terza posizione il brand Street Fighter 2 ha fatto queste cifre da record. Street Fighter 2 è un gioco importantissimo non solo per la storia dei videogame in generale, ma proprio per il suo ambito, ovvero picchiadura di incontri, perché ha segnato un prima e un dopo. A livello di giocabilità era qualcosa di mai visto prima, e quindi tanti giochi, non solo della stessa serie, ma anche di altre saghe, si sono proprio ispirate a Street Fighter 2. Un'opera diventata così iconica che poi è stata anche trasposta in tantissimi altri formati, al cinema, i film, quindi opere di animazione, fumetti e tanto altro. Seconda posizione con ben 360.000 unità vendute per Space Invaders, pubblicato da Taito nel 1978, quindi è il videogioco più vecchio in assoluto in questa classifica. Che dire di Space Invaders? È sicuramente un'opera che tutti quanti conoscono, non soltanto gli appassionati di videogiochi. Devo però fare una precisazione, perché ho notato che tutte le fonti concordano nel metterlo in seconda posizione, ma stranamente ancora una volta Wikipedia propone un dato particolare, mettendo addirittura come unità vendute ben 750.000, quindi più del doppio, sarebbe quindi in prima posizione. Penso che si tratti di un refuso, non so se magari per qualche strano motivo prende in considerazione anche tutti i vari porting e adattamenti che poi sono stati fatti di Space Invaders per il mercato casalingo. Comunque sia, mi sento di dire che il dato corretto è 360.000 unità, per questo Space Invaders resta in seconda posizione. E la medaglia d'oro se la aggiudica, penso che ormai tutti quanti abbiano capito qual è il gioco in questione, ovvero Pac-Man, pubblicato da Namco nel 1980. Con le sue 400.000 unità piazzate, Pac-Man si mette in cima alla classifica, e penso che, così come valso per Space Invaders, anche Pac-Man non abbia bisogno di presentazioni. Tutti quanti conoscono questo personaggio iconico, che poi è stato visto anche in tanti altri contesti, al cinema, merchandising di vario tipo, eccetera eccetera. Tra l'altro è anche risaputo che Toru Iwatani, il creatore di Pac-Man, non a caso nel 2010 ha proprio ricevuto il Guinness World Record, perché il suo videogioco è in assoluto l'arcade più diffuso al mondo. Giusto per spendere due parole per fare delle considerazioni finali, secondo me i videogiochi che occupano il podio erano abbastanza risaputi. Era logico aspettarsi Pac-Man, Street Fighter 2 e Space Invaders, non in quest'ordine ovviamente. Sono rimasto abbastanza colpito dalla questione Neo Geo, mi piacerebbe vedere se magari riesco ad approfondirla un po', e sono rimasto però anche stupito di non vedere alcuni videogiochi che consideravo molto gettonati, molto diffusi, come ad esempio Ghosts and Goblins. Non mi aspettavo di vedere Tekken 2 più in alto di Tekken 3, mi aspettavo di vedere qualche racing in più, come ad esempio Virtua Racing. Mi aspettavo anche di vedere qualche arcade a cui sono particolarmente affezionato, ma per questa cosa magari ne riparleremo nell'ultima puntata di Top Games dedicata al mondo dei cabinati. Fatemi eventualmente sapere nei commenti se anche voi vi aspettavate di vedere qualche altro gioco in classifica, se vi aspettavate in generale di vedere una classifica differente. Ribadisco che l'unanimità delle fonti per molte posizioni non c'è, quindi anche per me è stato difficile. Non ho la certezza assoluta quindi che tutte le posizioni siano corrette. Ho cercato di stendere un elenco che possa, per quanto mi riguarda, essere il più razionale possibile. Vi ringrazio quindi se siete arrivati fino in fondo a questo video, e vi saluto e ci vediamo nel prossimo appuntamento. Ciao!